Ben ritrovati. Allora, oggi siamo nel consueto palinsesto di Medium, quindi quello dedicato alle interviste, alla conoscenza di nuovi amici, come in questo caso. Abbiamo un nuovo ospite che non c'era mai venuto a trovare, che accogliamo con piacere, Giorgio Pastore, regista e scrittore. Ciao Giorgio. Ciao a tutti, appunto come mi avete presentato sono Giorgio Pastore, regista, scrittore e altre cose, perché in realtà io insegno anche, sono un insegnante di storia, geografia alle scuole superiori e quindi diciamo oltre appunto a essere regista e scrittore, e poi io sono anche un po' musicista perché tutti i miei lavori video praticamente sono musicati da me e comunque sia appunto mi interesso anche di musica come mi definiscono qui a volte nel mio paese, perché spesso scrivono di me sui giornali, mi definiscono spesso un eclettico e in effetti facendo molte cose, avendo molte passioni, diciamo, molti interessi, appunto posso definirmi eclettico a questo punto. È Ehm, fantastico. mm. Ed è una formazione, una preparazione a tutto tondo, diciamo. Poi è molto bella questa cosa di unire le proprie musiche anche ai propri contenuti. Sì, no, diciamo che spesso si pensa, ah, fa tutto lui, allora farà le cose male. Io spero di no. Diciamo che io spero sempre comunque di fare, io do sempre il meglio, no, di me, e quindi alla fine quello che faccio lo faccio sempre con tanta passione, perché secondo me ovviamente ci vuole la pratica, ci vuole l'esperienza, ci vuole lo studio, però ci vuole tanta passione anche, quindi senza passione di sicuro non avrei mai fatto quello che ho fatto, che a volte riguardo il passato e penso, caspita, come ho fatto a realizzare queste cose, no? Perché comunque sono state davvero alcune cose davvero impegnative, come per esempio, ne dico una, no? La web serie Lynx, parliamo di una specie di telefilm che ho pubblicato su YouTube da 2012 in poi e parliamo di praticamente 2 stagioni di 12 episodi la prima stagione e 15 episodi la seconda stagione, ma episodi da 20-30 minuti anche, quindi è stato un lavoro immane, pazzesco, considerando anche il fatto che spesso e volentieri tutto quello che faccio lo faccio praticamente a zero budget, tra virgolette, perché poi si spende sempre qualcosina, però Certo. di sicuro non posso paragonarmi a Hollywood che spende milioni di dollari per fare film, no? Diciamo che Certo. nel nostro piccolo ci siamo sempre arrangiati con un po' di nastro adesivo e qualche altra cosa, qualche rattoppo, no, qua e là e via dicendo. E Però tanta diciamo buona appunto senza volontà. passione non ci saremmo mai arrivati, ecco. Assolutamente. E quali sono i contenuti, i temi e a questo punto anche le musiche sul quale ti piace di più porre l'attenzione o quali sono i temi che cerchi sul quale cerchi di attirare poi l'attenzione e le riflessioni dei potenziali spettatori? Allora, secondo me, parliamo del cinema per esempio. Mhm. Secondo me i film devono fare sognare, i film devono insegnare qualcosa, secondo me, e anche far sognare, nel senso che comunque la realtà spesso è triste e grigia, se non ci fosse il cinema a tirarci su, capito? Sarebbe peggio. E quindi è importante, secondo me, proprio cercare di dare qualcosa alla gente, dare dei messaggi, un insegnamento anche, perché da insegnante, capito, non posso non pensare a questo. Però nello stesso tempo comunque in una maniera tale che diventi anche una sorta di divertimento, no? Di diletto. Deve essere un piacere vedere comunque un film o una serie televisiva e quindi ho sempre cercato di unire le due cose. È importante, per me è molto importante l'aspetto didascalico, quindi poter insegnare veramente qualcosa. Faccio un esempio. Diciamo, io ho sempre, diciamo, trattato come generi la fantascienza, il fantastico. L'ultimo film che ho realizzato, che tra l'altro ho qui vedi, Sì, facciamola il Blu-ray, vedere. no? Aspetta che Occultus, Occultus. proviamo a mettere a Ecco, schermo c'è il pieno. riflesso, ecco, poi si vede Ecco. meglio, no? Occultus, per esempio, è un film che parla di spiritismo,
Però è un film storico, è una storia vera ambientata nel 1906, è la storia di questa medium Eusapia Palladino che praticamente effettivamente nel passato, nel 1906, venne a Milano e venne proprio studiata da dei dotti dell'epoca, delle persone comunque che volevano esaminarla, e quindi il film racconta praticamente alcuni giorni da novembre a dicembre in cui lei effettivamente stette a Milano e venne esaminata da questi studiosi. Quindi oltre a essere un film, diciamo, fantastico, tra virgolette, perché comunque tratta di spiritismo, tratta di fenomeni paranormali, nello stesso tempo comunque si tratta appunto di un film che io definirei storico, perché di fatto per realizzarlo io stesso mi sono ispirato proprio ai verbali dell'epoca, a tutta una serie di documentazione storica proprio perché ho voluto essere il più preciso possibile. Quindi magari non è horror perché non segue i cliché tipici dei film horror e ne sono consapevole. Però nello stesso tempo comunque per le tematiche per alcuni potrebbe anche esserlo, perché quando dico che parlo di spiritismo molti dicono ah no mio Dio no, spiriti non me ne parlare, però poi alla fin dei conti se si guarda il film si capisce che diciamo, potrebbe anche essere visto da tutta la famiglia secondo me, perché appunto quello che è interessante è proprio l'aspetto storico del film, non ci sono mostri o cose che fanno ribrezzo. Sono tutte cose comunque sia molto, secondo me, anche diciamo naturali. Si sta coi piedi per terra, insomma, Difficili da perché appunto essendo spiegare, un ma film. facili da osservare, cioè senza esserne impressionati più di tanto, No, come secondo può me succedere con... poi ovviamente dipende da persona a persona, perché c'è chi impressiona anche con poco, però in generale non penso che sia così impressionante. È più che altro interessante, secondo me. Quello che voglio fare è proprio questo, fare film interessanti. Io penso che uno eh, dei pregi, diciamo, di questo film sia proprio il fatto che è una storia totalmente italiana e anche una storia che secondo me merita la pena di essere trattata, di essere ricordata, perché quello che mi sorprende maggiormente è proprio che il fatto che certi fatti storici del passato, siccome magari considerati, capito, paranormali, quindi diciamo di secondo piano, in realtà dovrebbero essere trattati con più attenzione, proprio perché parliamo di un qualcosa che non è ancora chiaro e che deve essere studiato, deve essere approfondito. Quindi il mio intento nel fare questo film, con tanta fatica, è stato proprio quello, nel mio piccolo, di cercare di salvare tutta questa documentazione e, diciamo, mostrarla anche al pubblico che magari normalmente guarderebbe film di genere fantastico, fantascienza, horror, comunque sia. Certo. Quindi in qualche modo comunicare a queste persone il fatto che nel passato accadde questo, cosa da non sottovalutare comunque sia, perché io penso che alla fine l'evoluzione umana sia anche, diciamo, strettamente collegata proprio allo studio di certi fenomeni anche considerati appunto dagli scettici come niente, ma in realtà appunto interessanti proprio, perché fanno parte della nostra vita. Io, ecco, a tal proposito, ecco, mi ricollego, se vuoi, all'ultimo libro che ho scritto, che è questo qua, che nasce proprio dallo studio effettuato per poter realizzare il film. Quindi io mentre guardavo le carte, i documenti, i verbali dell'epoca, mi sono detto perché non farne anche un libro? Perché sto raccogliendo così tanto materiale che il film mostra soltanto, capito, la punta dell'iceberg, ma poi in Certo. realtà c'è tutto un mondo dietro che merita di essere approfondito, merita di essere conosciuto e trattato. In- A me sorprende che spesso e volentieri certe persone, diciamo così, un po' più scettiche, così, un po' più accademiche anche, ignorino proprio questo aspetto della nostra vita, perché alla fine comunque sia il paranormale, che poi alla fine è un normale non ancora compreso, fa parte della nostra vita. Io conosco tante persone che hanno vissuto esperienze paranormali, molte di queste persone mi hanno raccontato la loro esperienza, io l'ho raccolta proprio nelle pagine di questo libro, perché questo libro raccoglie diverse, più di 100 esperienze
cioè esperienze reali, no? Trattate comunque sia indagate dal sottoscritto, eh, esperienze che appunto meritano proprio di essere conosciute e divulgate, perché poi alla fine se si crea una casistica, se si crea una serie di esperienze tutte simili tra loro, si arriva magari a comprendere un po' di più questo mondo che ci circonda, perché davvero sono ancora Cioè, tanti i misteri. sì, ma anche perché poi se vediamo storicamente, soprattutto, vabbè, ovviamente su archi temporali molto grandi, ma anche nel quasi recente, basta ricordarsi l'effetto, quel famoso effetto che provocava nelle prime immagini cinematografiche il treno che veniva Sì, sì, incontro nello schermo con le persone che scappavano. certo, Sembrava certo. una cosa appunto paranormale all'epoca, in Infatti, realtà aveva una spiegazione molto semplice, quindi come dicevi giustamente tu, probabilmente tanti aspetti che magari non sono così frequenti, ma che comunque si verificano, mancano di una spiegazione, ma non per questo debbono mancare di tutto il resto. Quindi bisogna sempre trovare una giusta quadra fra volendoli generalizzare, il credulone e lo scettico a priori, che siccome non certo. riesce a spiegare un fenomeno, arriva alla conclusione che il fenomeno stesso non esiste. Non per forza, cioè banalmente posso osservarlo e non capirlo e rimane lì, un po' come Vabbè, hanno certo, certo. fatto poi negli studi molto seri relativi per esempio ai cosiddetti UFO, che sono Sì, diventati degli oggetti non identificati, non meglio identificati, ma che sono lì. sì, Sono stati infatti. ripresi dall'aeronautica piuttosto che e non hanno ricevuto una spiegazione, ma rimangono lì da spiegare, quindi come un'equazione non risolta, mettiamola così. Giusto, giusto. Ehm, Quindi nel film mi sembra di vedere molto bene quello che era l'obiettivo che esprimevi all'inizio, quindi sei riuscito bene a conciliare l'aspetto del raccontare una storia, l'aspetto appunto pedagogico nel sì, raccontare qualcosa di, tra virgolette, storico, unendolo però al sogno, perché poi vedendo le immagini infatti. immagino che ogni mente sarà in grado di spaziare dove vuole. E in Sì, sì, tutto poi questo sei riuscito ad unire anche le musiche, le dicevi. musiche, sì, sì, le musiche, sì, sì. Beh, la colonna sonora del film, così come di tutti i film della webserie, quasi tutto, perché soltanto forse in un paio di casi mi sono servito di compositori, diciamo, esterni, ma per il resto la maggior parte dei miei lavori sono tutti, diciamo, musicati da me. Ehm, Perché mi piace farlo, mi piace comunque creare, a prescindere che sia l'immagine o che sia il testo o che sia la musica. Molti mi dicono dovresti delegare, dovresti far fare anche ad altri e ci ho provato, nel senso che comunque non è che non, se trovo delle persone brave comunque che vogliono collaborare con me, le faccio collaborare. Solo che il mio unico problema è che finora purtroppo non ho potuto, diciamo, quasi mai pagare nessuno dei miei collaboratori, perché essendo comunque tutti lavori, eh, diciamo, appunto, eh, con un low budget, lavori che si fanno con la speranza poi di distribuirli, di farli girare, però non c'è mai questa certezza, no? E quindi alla fine, non essendoci una produzione vera e propria, non essendoci comunque nessun riccone alle mie spalle, ovviamente non posso neanche permettermi di pagare, Certo. diciamo, i membri del cast, della crew, però la cosa che mi è sempre piaciuta e che trovo davvero nobile è che tutte queste persone che hanno collaborato con me in questi anni l'abbiano fatto perché credevano nel progetto e anche per passione, oppure magari per fare scuola, perché alla fine io stesso ho imparato tantissimo mettendomi in gioco, quindi realizzando questi progetti. Se avessi aspettato di trovare una produzione, a quest'ora sarei ancora fermo e non avrei fatto nulla, perché purtroppo, appunto, in Italia, ma comunque anche in altre parti del mondo, non è così facile produrre una serie o un film, però Certo. diciamo,
mi sono dimostrato io stesso e ho dimostrato ad altri e altri hanno dimostrato a me che niente è impossibile alla fin dei conti, perché se siamo riusciti a fare un film ambientato nel 1906 con poco o niente, già questo, diciamo, fa riflettere, no? Certo, ma anche perché poi E, dipende sempre dagli obiettivi che uno ha, cioè se l'obiettivo, il fine è solo quello economico, beh, ovviamente certo, tutto prende un'altra piega. Se uno lo fa, come dicevamo inizialmente, con molta passione, con molto interesse, con molta gioia per quello che fa, banalmente vedere il risultato finito vale molto più che non una prima nazionale su tutti i cinema, cioè le soddisfazioni di quel tipo ovviamente, come dice la certo, certo. pubblicità, non hanno prezzo, diciamo. Vabbè, il primo, come dico sempre io, il primo obiettivo è quello di divertirsi creando, perché è fondamentale, no? Tutto è iniziato come una passione e poi tutto inizia sempre come una passione. Poi se si arriva in fondo, se si arriva a distribuire il film, a venderlo, allora va benissimo, che ben venga. Però è fondamentale non pensare a quello che verrà dopo, ma pensare al presente, quindi a divertirsi nel fare proprio questi film, questi telefilm, anche la scrittura è un atto di divertimento per me, se no non lo farei, no? La passione è Certo. strettamente collegata comunque al divertimento nel fare qualcosa. C'è chi va in discoteca a ballare, io magari mi metto lì a scrivere e mi diverto, viaggio con la fantasia, piuttosto che, capito, diciamo, andare fisicamente in certi posti, magari specialmente in questo periodo qua di Covid che è impossibile muoversi praticamente, con la fantasia non ci sono limiti, si può viaggiare dove si vuole e questo, Certo. diciamo, secondo me è anche importante. Spesso e volentieri non si usa la propria fantasia, sempre meno, diciamo così, invece è importante sfruttarla. E comunque Se ci tengo a dovessi... precisare anche... no, dimmi, dimmi. Vai, vai, scusami. No, dicevo, ci tengo a precisare che comunque, a prescindere, sono molto coi piedi per terra, perché uno magari mi sente e dice, e potrebbe pensare, questo qua, no, che fa tratta di fantascienza, UFO, alieni, sembra un po' tra le nuvole. In realtà io parto da scettico in tutti i miei lavori, ma da scettico possibilista, non da scettico chiuso, no? Che si preclude qualsiasi possibilità. Io parto da scettico possibilista e quando faccio un'indagine la faccio proprio perché voglio capirci qualcosa, voglio capire se quello che vedo, quello che sento è vero, capito? Quindi tutte Certo. queste indagini, il libro, anche i film, no, sono delle indagini. Tutto quello che ho fatto l'ho fatto proprio per una mia ricerca personale, per poter comprendere meglio io stesso, prima di tutto, il mondo che mi circonda. È che forse quel giusto compromesso di cui parlavamo prima, cioè Sì, lo scettico possibilista, quindi che non esclude a priori, semplicemente perché non sa spiegare o non vuole fare lo sforzo di farsi delle domande al quale magari potrebbe non trovare delle risposte, ma allo stesso tempo nemmeno essere disposti a, prendere qualsiasi tipo di risposta come buona, perché così almeno ho risolto il problema, è tutto spiegato. è giusto. Se dovessi chiederti, Giorgio, Mm, delle figure che ti hanno ispirato per quello che poi è diventata la tua passione e alla fine praticamente una professione in ambito cinematografico e in ambito musicale, chi ti mm. sentiresti di scomodare? Guarda, ti faccio vedere una copertina di un mio film e magari capisci chi potrebbe avermi ispirato. Se vedi una scritta così arancio e rossiccia, no? Una copertina comunque con delle Sì, facce. siamo in un momento di linea non ottima, quindi ho visto e non ho visto. Te lo faccio rivedere allora. Questa è la Ok, copertina di Star Gods, no? Che è un film, un lungometraggio che ho ok. fatto qualche anno fa. È sempre di genere fantascienza, avventura. Comunque, per farti capire un attimino il genere, io sono sempre, fin da piccolo, diciamo così, sono sempre stato ispirato da grandi cult come Indiana Jones,
Star Wars, Guerre Stellari, no? Quindi John Williams per le musiche, Steven Spielberg per, diciamo, la regia, Tutta e poi vabbè, robetta, quindi diciamo, tutta roba di, di infatti, secondo robetta. ordine. Però diciamo, è giusto così, perché non che disprezzi il cinema italiano, perché per carità anche il cinema italiano ha un suo perché, non lo critico del tutto, però quello che manca in Italia, che ho sempre pensato mancasse, è proprio quell'aspetto, diciamo, più fantastico, più di film di genere, capito? C'è stato Dario Argento anni fa, ci sono stati, diciamo, piccoli registi qua e là che hanno tentato di, diciamo, fare qualcosa di diverso dal solito, però generalmente l'Italia è conosciuta soprattutto per i film d'arte, le commedie, no? E quello che manca è quello, capito? I film di genere, quindi, ed è un peccato perché secondo me, vabbè, ovviamente perché mancano spesso i budget, quello lo capisco, però diciamo, secondo me, visto che alla fin dei conti non è impossibile, niente è impossibile, si potrebbe anche tentare di fare qualcosa di diverso. Per esempio, mi piace molto, ultimamente sono usciti dei film, tipo per esempio, un film sottovalutato secondo me è Il ragazzo invisibile di Salvatore, Gabriele Salvatore, che ha fatto due film su questo ragazzo invisibile e devo dire che secondo me è stato un bel tentativo di fare un qualcosa di diverso dal solito in Italia e non sono gli unici due. Anche Fabio e Fabio, non so se li conosci, hanno fatto Mine, no, Mine, e poi anche stanno tentando anche loro di fare un qualcosa di diverso, di spingersi oltre quello che è il cinema italiano. Ed è quello che appunto cerco di fare nel mio piccolo anche io. Eh, E quindi Tra secondo te, l'altro, Giorgio, è più un aspetto di, come appunto accennavamo prima, per esempio, di mancanza di budget, di strutture, o invece dipende, perché poi i film di fantascienza come quelli, o anche altri generi di film come quelli che citavi prima, non è che in Italia non vadano, anzi hanno fatto dei successoni. sì. Quindi è più un aspetto proprio di mancanza di strutture di budget, o secondo te c'è più proprio una mancanza formativa nel generare questo tipo di possibili registi che vadano a sviluppare questo tipo di contenuti e così via? Ma è una questione di testa, è una questione di... È come dire, la pizza, sai, la fanno diversa i napoletani, la facciamo diversa qui, e se vai per esempio in Russia faranno ancora più diversa. Ogni Mhm. posto ha un modo di fare certe cose diverso da ogni altro. E probabilmente l'Italia è fatta in questo modo qua, capito? E quindi per forza di cose è difficile che si adatti allo stile statunitense, americano. Però diciamo che tutto sommato comunque è una questione appunto di scelte, a parte il budget, perché ovviamente il budget è importante, però non è che Cinecittà non abbia soldi. Cinecittà, ho visto gli studios, sono pazzeschi, quindi potrebbero fare cose, potrebbero eguagliare sicuramente Hollywood se lo volessero, intendo dire come storie, come fotografia, come scelta anche di attori, perché io spesso vedo film italiani e gli attori sono molto televisivi, molto teatrali, per esempio, o addirittura anche a livello tecnico. Io vedo serie televisive adesso che stanno uscendo o film italiani in cui magari faccio fatica io stesso a sentire quello che dicono, perché spesso l'audio in presa diretta fa un po' desiderare. Ed è un vero peccato perché diciamo che a un livello superiore il cinema italiano ha anche i mezzi per fare cose belle, però non si sa perché si sofferma soltanto su, diciamo, i soliti prodotti e non si spinge oltre, probabilmente appunto per una questione stilistica, perché l'Italia fa film così, allora deve continuare a fare film così, però secondo me è sbagliato. Secondo me appunto anche con poco si potrebbe fare tantissimo. E E, probabilmente manca il coraggio di
tentare un investimento che non è storicamente garantito come sicuro, come i classici già prodotti, riprodotti, che bene o male seguono lo stesso filone. Sì, probabilmente perché comunque negli Stati Uniti c'è un po' l'idea che, cioè, per loro il cinema è un'industria, in Italia invece non è un'industria vera e propria, perché probabilmente è anche una questione di numeri, perché ovviamente gli australiani, gli americani, quindi gli anglofoni, gli inglesi, ovviamente quando fanno un film lo diffondono in tutto il mondo, perché la lingua inglese comunque sia è globalizzata. Se uno fa un film in Italia, in italiano, è sicuramente più penalizzato perché il film lo può distribuire soltanto in Italia o a meno che non mette i sottotitoli in inglese, capito? Però diciamo che ovviamente il mercato italiano è sicuramente più limitato che quello mondiale di lingua, capito, anglofona. Io per esempio Questo Occultus nel l'ho doppiaggio quindi è un sottotitolato. problema? Non Cosa? conoscevo questo aspetto. Quindi questo è un problema anche a livello di doppiaggio, cioè nel momento in cui, cioè noi per esempio vediamo tantissimi film sicuramente in lingua originale, recitati in lingua inglese, che poi vengono doppiati anche da bravissimi doppiatori in Italia. Da quel Certo, punto di certo. vista abbiamo un settore fenomenale. Sì. Al contrario, invece, diventa problematico doppiare un attore che recita in italiano in un'altra lingua. Anche qui più che altro è una questione di abitudine, di tradizione, perché all'estero non c'è molto diciamo, l'abitudine del doppiare. Da quello che ho imparato io, quello che fanno è che sottotitolano parecchio, cioè amano i sottotitoli e li usano parecchio, però non tanto il doppiaggio. Più che altro il doppiaggio, e siamo noi italiani che lo facciamo, anche se facciamo un film in italiano e vogliamo distribuirlo all'estero, ehm, solitamente siamo noi stessi a doppiarlo in inglese prima di diffonderlo, ma non sono, capito, gli americani che doppiano spesso e volentieri, siamo noi stessi a Interessante. farlo. Tant'è che ti faccio un esempio pratico, io ho collaborato a un film che, diciamo, ho collaborato come sceneggiatore, ho scritto la sceneggiatura di un film, si chiama The Unkind, no, con Mhm. la U iniziale, The Unkind, che praticamente è un film horror e ora come ora sta per uscire in Russia in più di 500 cinema, però loro l'hanno doppiato i russi, per esempio, l'hanno doppiato nella loro lingua, non in russo. Però normalmente quando noi l'abbiamo mandato in America, no, al distributore inglese e americano, è il Mhm. regista stesso che l'ha fatto doppiare in Italia, ehm, collaborando con attori americani, perché ovviamente poi è fondamentale avere dei madrelingua, non può essere che degli Certo. attori italiani doppino in inglese, sennò diventa una pacchianata, no? Quindi questi attori qua in America hanno collaborato con il regista italiano e si sono offerti di doppiare il film, però è stato confezionato in Italia, capito? Certo. Quindi diciamo questa è una realtà. Poi ovviamente non è una regola perché secondo me ci possono essere anche, il mondo è grande, ci possono essere tante altre dinamiche che magari io stesso non conosco. Quindi diciamo, però diciamo, quello che so è proprio che sono gli italiani che sono i più bravi nel doppiaggio nel mondo e i più diciamo, esperti nel doppiaggio e poi le altre nazioni invece spesso e volentieri invece usano i sottotitoli. Eh, ed è anche Da questa quel è una. punto di vista possiamo quasi dire di avere un primato a livello mondiale. Ci sono state tantissime star, addirittura di Hollywood, che rivedendo i loro Sì, sì, successi, sì. i loro film doppiati da alcuni dei migliori doppiatori italiani, li hanno reputati addirittura meglio della loro recitazione. Cioè, non mi ricordo se fosse Robert De Niro o Al Pacino che aveva Certo. fatto una di queste uscite, sentendo il doppiaggio, Mm. era sempre la stessa voce, Sylvester Stallone, dove erano rimasti, poi piace molto la parlata italiana, soprattutto agli americani, siamo molto più apprezzati all'estero forse che in casa nostra, Ah, beh, sì, e sì. ricordo erano L'Italia rimasti proprio estasiati. ha tanti primati, l'Italia, non soltanto questo. Solo che spesso ce ne dimentichiamo o ci sottovalutiamo come nazione, ma in realtà l'Italia
sì. È un paese bellissimo se soltanto ci si concentrasse su alcuni aspetti, specialmente artistici, no? Perché abbiamo un patrimonio artistico fantastico, e solo che purtroppo non è, diciamo così, compreso come dovrebbe essere. Beh, probabilmente come soprattutto per l'aspetto artistico, forse ne abbiamo anche troppo e quando Eh, si hanno troppe cose le si dà per scontate e quando si mm, danno mm, le cose per scontate si finisce o, nella migliore delle ipotesi, per non apprezzarle o addirittura per perderle. Quindi, mm, mm. pensiamo ad altri stati che su robe veramente infime, infinitesimali rispetto a quello che può essere un solo monumento di Roma, ci costruiscono anche sotto il profilo economico, come dicevamo prima. Io ero rimasto impressionato una volta nel leggere un articolo dove veniva fatta una sintesi agghiacciante, nel quale praticamente il parcheggio del National Museum negli Stati Mm. Uniti incassava più di Pompei. Cioè, quindi Beh. il solo parcheggio, non il National Museum, ma il solo parcheggio del National Museum era in grado di incassare più di Pompei, che è un qualcosa che non è nemmeno replicabile, cioè non è neanche una costruzione, una statua, un'opera Già. d'arte che dici più o meno ce la giochiamo, è una cosa che o qui, cioè, ci sono pochi. Sì, sì, sì. Eppure, paradossalmente, era più valorizzato un parcheggio del museo che non una città intera unica al mondo. E forse Sì, da sì. questo dobbiamo molto migliorare, parecchio. Sì, è triste, ma è vero purtroppo. Ma ti dico, io sono stato anche in certi parchi archeologici giù in Sicilia, e ti dico, c'ero soltanto io e il bigliettaio all'entrata, ed era tutto lasciato così a se stesso, ed è un vero peccato. Cioè, Sì. è un vero peccato perché comunque, ripeto, abbiamo un patrimonio inestimabile e potremmo valorizzarlo ulteriormente, e invece purtroppo un po' un po' per la mafia, un po' diciamo, magari anche perché ci si concentra su altri aspetti e quindi si lascia un po' a se stesso, ed è un vero peccato, sì. Sì, E è per forse questo, quasi anche tornando a me, no, un'abitudine. capito? È per quello che io cerco di fare un po' di informazione, un po' di arte, no, nel mio piccolo, perché per sensibilizzare un po' la gente anche. Sì, perché poi da ogni seme poi qualcosa viene fuori, o prima o dopo, quando si butta un seme, qualcosa viene fuori. Quindi è sicuramente lodevole e pregevole la tua attività e soprattutto per come la fai, quindi con passione pura e a prescindere poi dai contenuti che ognuno poi giudicherà come meglio Certo, crede. Però certo. io penso che al giorno d'oggi trovare persone con un livello di passione così alta e soprattutto che riescano ad unire discipline così complesse, perché poi sembra tutto facile, uno visto da fuori, abbiamo anche quell'abitudine che tutti i lavori visti da fuori, l'altro non fa niente e guadagna un sacco di soldi mediamente. I lavori degli altri sono tutti facili, Eh, sapremmo tutti avere un ristorante, avere un bar, fare un film, gli allenatori della nazionale, cioè mediamente quella filosofia c'è e invece sono delle discipline enormi, quelle della regia, quelle della musica, quelle della scrittura, cioè già solo queste tre basterebbero per riempire tante vite di tante persone, quindi mm. veramente complimenti, veramente complimenti. Vabbè, grazie. E E faccio il se possibile. dovessi, anche di più, anche di più. Se dovessi in conclusione, Giorgio, Mhm. consigliare, sicuramente speriamo di aver aiutato quante più persone possibili, magari anche solo ad avere lo stimolo e l'interesse di andare a approfondire chi sei, cosa hai fatto, i tuoi temi. Se dovessi in conclusione dare un suggerimento a quelle persone che stanno ascoltando, dovessero essere intrigate da quello che hanno sentito, da quello che hanno visto, quindi dovessero
avuto quello stimolo di ricerca, dove le indirizzeresti come prime tue opere scritte e video, per iniziare a Ma conoscerti meglio e ad apprezzare quello che hai fatto? dipende un po' dagli interessi di queste persone, perché se si tratta di interessi, diciamo, ufologici, mettiamo il caso, no? Li indirizzerei verso le opere di fantascienza, sicuramente, quindi la web serie Lynx e appunto Mhm. Star Gods, che è un film, vedi questo qua, quello che ti ho fatto vedere prima, che è è in collegamento con Lynx, e quindi praticamente è il seguito di questa serie televisiva. E poi per diciamo, quelli che cercano qualcosa di più, per esempio, questo è il mio primo libro che è stato ristampato di recente nel 2019, è stato ristampato in una Mhm. seconda edizione, Dei del cielo, dei della terra, che praticamente tratta il tema ufologico, tratta il tema dei misteri delle civiltà del passato, quindi egizi, sumeri, in collegamento proprio a questo, diciamo, questa teoria della paleoastronautica, quindi chi erano gli dei del passato, no? In questo libro si cerca di creare delle connessioni tra appunto tutte le varie civiltà del passato, che in realtà si scopre nel libro erano in qualche modo collegate tra loro, ma questi punti in comune, questo punto in comune da dove deriva? No? Da un'unica fonte, da un'unica civiltà magari extraterrestre o magari terrestre ma molto evoluta. Diciamo che in questo libro ho cercato di fare una sorta di sunto anche di quello che è un po' il panorama, diciamo, di studi dagli anni 70 o anche prima a oggi. Quindi parlo di Colosimo, per esempio, che è uno dei tanti, von Daniken, eccetera, eccetera. Quindi questo è uno. Bello, Invece se quest'ultimo si... libro, per esempio, io per miei interessi è uno di quelli che sicuramente mi piacerebbe leggere e leggerò. A questo punto proviamo anche a indicare dove sono acquistabili Allora, le tue questo libro qua, opere. quindi del cielo della terra, ti volevo leggere il Mhm. sottotitolo anche, Alla ricerca del sapere perduto, storia dimenticata dell'umanità, da Atlantide alle civiltà sotterranee, perché poi tra l'altro parlo anche di Terracava, di Agartha, che è questa mitica, leggendaria, è questo mondo sotterraneo praticamente della tradizione induista, che però trova Mhm. riscontri anche in Sud America, trova riscontri anche in Egitto. Allora, questo libro, vabbè, a parte che si possono trovare tutti su Amazon tranquillamente, Ok, questo si può trovare anche nel sito dell'editore, che sarebbe Eremon Edizioni, Eremon, ok, e poi in qualsiasi altra, credo, qualsiasi altro libraio online, diciamo, ok, è un po' ovunque, insomma, no? Chi cerca trova, capito? ottimo. Come era scritto nella bandierina, quella verde, non so se la storia di Vasari, Leonardo da Vinci, no? Nella battaglia di Anghiari, no? C'è quella bandierina verde con scritto cerca, trova, un altro grande mistero della storia. E infatti, appunto, basta cercare per trovare. Ce ne sono Invece chi tanti, ce ne è, sono tanti. davvero, invece chi è più appassionato di paranormale, parapsicologia, spiritismo, ovviamente consiglio l'ultimo che ho scritto, che è questo qua, Anni infiniti, infiniti mondi, che appunto parla, anche questa è una raccolta. Tra l'altro, un'altra cosa che non ti ho detto, le illustrazioni sono mie, sia Ah, cioè del primo giusto per non libro, farsi sia... mancare niente, perché eh, giustamente sennò era troppo semplice, quindi a No, questo infatti, punto vedi, perché non questa per esempio aggiungerci anche è quello? Eusapio Palladino, che è la medium di cui ti ho parlato prima, e l'ho ridisegnata io. eh, Sì, sì, ma a me piace anche io ho anche una passione per i fumetti, ti dirò. Non ho mai avuto tempo, più che altro, di mettermi lì a creare dei fumetti, questa è un'altra illustrazione mia, per Veramente dire, bello. ma ce ne sono tante. Il libro è pieno di illustrazioni, e così come anche nel primo libro. Te ne faccio vedere una giusto al volo, che Mhm. poi sono, vabbè, per esempio, no? Sono ovviamente in qualche modo anche, in qualche modo prendo spunto ovviamente da quello che esiste già, però li Certo. ridisegno io. E,
Quindi per chi è Come più diciamo, appassionato di giusto pa proprio per non farsi mancare niente, perché sennò sarebbe stato troppo semplice ma ovviamente. sì, infatti è giusto Se non così. ci mettevamo anche l'arte figurativa, Eh, poi sì, ma io veniva penso che un troppo semplice. artista, un vero artista, cioè allora non dovrei essere io a dirlo, ma gli altri, però ovviamente trovandomici dentro, io mi sento artista proprio perché mi viene proprio, cioè è proprio necessario per me in qualche modo esprimere quello che ho dentro, non in un modo, ma in diversi modi sempre artistici. Quindi la scrittura, la musica, il disegno, la regia, il creare. Comunque, ecco, l'artista è un creatore, è un piccolo dio del suo piccolo mondo. E in qualche modo è appagante, non so, è terapeutico anche, perché sai che in certi periodi tristi della mia vita, per esempio, ho scritto anche delle poesie. E queste poesie mi hanno aiutato, ti dirò, a superare quei momenti bui, no? Perché comunque abbiamo tutti dei momenti bui nella vita, però c'è chi si abbatte, c'è chi si lascia andare e c'è chi invece reagisce. E io è capitato appunto un anno in particolare che mi sono messo lì e lo scrivere poesie praticamente mi curava. Io ho scritto tipo più di quasi 100 poesie praticamente in quell'anno e questo in qualche modo mi ha permesso di andare avanti. E la scrittura, idem, comunque la scrittura è terapeutica perché comunque da un lato ti accresce, perché tu stesso compi una ricerca che in qualche modo ti accresce, ma ti senti proprio bene nel momento in cui comunichi qualcosa agli altri, che sia con i film, che sia con i libri, l'atto proprio di comunicare, di informare, di insegnare qualcosa agli altri, secondo me è Fa gratificante, bene agli capito? altri Perché e fa bene a chi lo fa. sì, certo, e poi è sempre uno scambio, perché poi io scrivo il libro, gli altri lo leggono, mi rispondono e inizia, capito, magari un confronto, uno scambio che poi alimenta magari nuovi lavori, nuove idee, nuove... E siamo vivi, capito? Questa fa tutto parte della vita, siamo esseri completi dentro di noi, spesso ci sottovalutiamo, ma no, c'è un universo dentro ognuno di noi, che però è tutto da scoprire. Bisogna recuperare forse quella curiosità che poi è Giusto? la prima scintilla che poi porta a sviluppare e infiammare tutte quelle che poi sono le varie declinazioni della passione, appunto, che poi ognuno, in base ai suoi gusti, alle sue, probabilmente anche abitudini pregresse, società declina in 1000 modi, ma che poi sono sempre hanno quella matrice comune della curiosità, della passione, del sapere, del conoscere, dello sperimentare. Quindi Se non fossimo veramente molto curiosi, bello. se non fossimo curiosi non saremmo arrivati qui dove siamo arrivati ora, no? Sulla Luna o vallo a sapere, no? Andremo su Marte, magari abbiamo scoperto, cioè le invenzioni, le scoperte che abbiamo fatto sono tutte frutto comunque della curiosità umana. Sì, sì. Io l'impressione personale che ho avuto appunto negli ultimi anni è che si sia un po' sopita questa cosa, cioè ci si è un po' forse seduti su se stessi, cioè come se fossimo arrivati al massimo possibile, quindi tanti si siano un po' adagiati, un po' seduti. Invece, come dicevi tu, è stata sempre questa alla fine la forza e la potenza propulsiva dell'essere umano che l'ha portato sempre a fare un passo avanti e sempre a raggiungere quello che fino al momento prima sembrava neanche ipotizzabile, neanche immaginabile. Io personalmente, Giorgio, sono veramente contento di aver fatto la tua conoscenza, ti ringrazio per aver partecipato e per essere stato nostro graditissimo ospite. Spero che la stessa cosa la possano dire tutte le persone che vedranno questo video e lascio a te la chiusura per i saluti, per gli inviti, per una chiosa, per ciò che vuoi. No, innanzitutto ringrazio voi per l'interesse dimostrato nei miei confronti, che fa sempre piacere trovare gente comunque interessata al proprio lavoro. E per chi volesse comunque approfondire, conoscermi meglio, oltre ai libri che ho scritto, ai film,
gestisco anche il sito web croponline.org, CROP, no? Crop, come il crop circle, croponline.org, lo gestisco dal 2001 ormai, e quindi all'interno di questo sito raccolgo comunque anche articoli, poi c'è anche una pagina Facebook, c'è anche su Instagram. Io stesso sono su Facebook, sono su Instagram, e spesso e volentieri uso i social proprio per diffondere cultura, comunque fare informazione, perché secondo me comunque, anche se spesso internet è un po' demonizzato, ma internet è un mezzo, i social sono un mezzo, e quindi dipende tutto come si usano. E quindi diciamo potete trovarmi appunto sia sui social e sia cercandomi nel web, cercate Giorgio Pastore o Joe Pastore con la J, J-O-E, perché è il mio nome d'arte, e per esempio come regista sono conosciuto come Joe Pastore. Invece se cercate i libri sono Giorgio Pastore. Non so perché, ma è nato così e basta, è così. È un mistero pure Allora, questo. soprattutto sull'ultimo tema che hai menzionato sui social o comunque su internet, da né idolatrare né demonizzare, i nostri ascoltatori più affezionati sanno quante volte ho ripetuto esattamente la stessa cosa, cioè che sono uno strumento e dipende tutto da come vengono utilizzati, quindi su questo siamo perfettamente in sintonia. Bene, Quindi bene. grazie ancora Giorgio, Grazie a voi. grazie mille a tutti coloro che ci hanno seguito. Se ovviamente vi è piaciuta questa trasmissione e lo spettatore in questione, riporteremo poi anche dei link sul quale appunto poter eventualmente mettersi in contatto tramite il sito, dove poter reperire le sue opere. Vi chiediamo come sempre ovviamente di condividere questo contenuto, di commentarlo, risponderemo ai commenti, di mettere un mi piace, di condividerlo con chiunque pensiate che possa essere interessato a conoscere una persona molto molto interessante come Giorgio Pastore. Grazie ancora Grazie a a tutti. tutti, buona serata, alla prossima.